Aggiornamento di calciomercato Inter con vista sul 2025, perché mentre le società rivali stanno facendo tanti movimenti con tanto fumo, devo dire per ora è ancora poco arrosto, l'Inter, che già partiva in vantaggio da un'ottima base con la squadra campione d'Italia strameritatamente, ha piazzato già i primi tre colpi, quelli che erano prioritari secondo me e secondo i piani della dirigenza e dell'allenatore, ovvero Taremi per sostituire Alexis Sanchez, Zielinski per rinforzare il centrocampo al posto di Sensi e Klassen, e adesso anche Josep Martinez, il nuovo portiere in arrivo, che farà le visite mediche nei prossimi giorni per avere subito un secondo portiere molto affidabile, ma con vista anche sul futuro, sulla sostituzione poi di Jan Sommer. È vero che ci sono altre situazioni che andranno definite nelle prossime settimane, dalla questione Dumfries all'attaccante, perché si continua a lavorare forte su Gudmundsson come grande obiettivo. Qualcuno invoca anche un nuovo centrale di difesa, però davvero il più l'Inter lo ha già fatto e può permettersi anche di andare a ragionare sul futuro, sul 2025 appunto. E già da ora, dunque, registriamo movimenti molto importanti con vista sull'anno prossimo, seguendo tre diverse tipologie di operazioni, mettiamola così. Ne parliamo in questo nuovo contenuto di oggi. Ben ritrovati e ben ritrovate allora amiche e amici passione interisti. Vi invito a lasciare un mi piace se non l'avete ancora fatto, mi raccomando iscrivetevi al canale, clic sul tasto iscriviti così non vi perdete neanche uno dei contenuti che vi portiamo ogni giorno. Dicevo, tre tipologie di rinforzi, tre tipologie di strategie, diciamo così, che l'Inter sta portando avanti. Il primo punto riguarda i giovani, ovvero l'Inter si sta portando molto avanti anche in previsione di andare a creare finalmente l'Under 23, la seconda squadra, cosa che per me, arrivati a questo punto, non è più rimandabile davvero. È un progetto importante che ti aiuta anche a valorizzare dei calciatori senza dover passare per forza da quelle formule di cessione con riacquisto, prestiti vari, dove i giocatori vanno in altre società e non li tieni sotto controllo, non sai nemmeno se giocheranno. Bisogna cominciare a lavorare in direzione di questa Under 23 che l'Inter vuole andare a fare, e bisogna quindi cominciare a mettere dentro dei calciatori per andare poi l'anno prossimo a comporre la squadra. E in questo senso sono molto calde diverse trattative, come ad esempio quella per Topalovic, un giovane talento di cui vi abbiamo parlato in un approfondimento che trovate sul nostro canale. Occhio quindi anche ad Alex Perez, difensore del Real Betis, con cui si stanno portando avanti i contatti con un'operazione a una formula piuttosto vantaggiosa. E a proposito dei giovani, nelle ultimissime ore l'Inter ha incontrato nuovamente la Sampdoria per il difensore Giovanni Leoni, che piace a tantissimi club, ma piace molto anche all'Inter. L'Inter che ha diverse operazioni in ballo con la Samp, e quindi è un nome da tenere d'occhio. Non è solo questo il nome, non sono solo queste le opzioni, l'Inter sta lavorando anche su altri nomi in quest'ottica, ma sta valutando anche dei giocatori da poter bloccare in questa finestra di mercato, lasciarli in prestito per 1 o 2 anni, uno al momento diciamo non è più diciamo legale fare i prestiti biennali, però si possono trovare delle soluzioni. Comunque per rivalutare poi tra un anno al termine del prestito se i giocatori sono pronti per tornare, per arrivare all'Inter, oppure per far parte di un eventuale Under 23, oppure se tenerli sotto controllo ma nuovamente in prestito. È il caso ad esempio di Tesman, centrocampista del Venezia, su cui l'Inter si è mossa concretamente, ve ne ho già parlato in un altro contenuto che trovate sui nostri canali. Si stanno muovendo però altre società anche su questo calciatore che piace a molti, quindi non è detto che l'Inter riuscirà a trovare l'incastro col Venezia, però la linea è questa, quella di provare a lavorare su questo tipo di profili qua, giocatori che devono ancora esplodere, che puoi bloccare ora e farli crescere poi in prestito nelle loro società o altrove, in vista poi di una rivalutazione nel 2025. Dall'altro lato, invece, le altre due tipologie di affari su cui si sta lavorando, diciamo che ci si sta lavorando gettando davvero ora le basi per dei veri e propri colpi per la prima squadra nel 2025, cioè andare ad individuare già da ora quelle che potranno essere le priorità del 2025, e si gioca d'anticipo lavorando con le società, lavorando con l'entourage del giocatore, e nel frattempo poi monitorando il giocatore per tutta la stagione. È il caso ad esempio di Jaka Bijol, o Bijol dovrebbe essere la pronuncia corretta, difensore classe 99 dell'Udinese, che sta facendo molto bene anche all'Europeo con la Slovenia. Con la Slovenia tra l'altro, pur essendo un 99, ha già più di 50 presenze, quindi è un elemento d'esperienza di questa nazionale. Un giocatore, Bijol, molto forte fisicamente, fortissimo soprattutto nei duelli aerei, ha un ottimo tempismo di testa anche in zona gol, segna diversi gol, è un giocatore pulito tecnicamente, piuttosto educato,
va fatto crescere, perché poi il contesto difensivo dell'Udinese è sicuramente molto diverso da quello eventualmente dell'Inter, però è un giocatore che può essere lavorato. Potenzialmente c'è chi dice, che possa essere un nuovo colpo alla Skriniar per certi versi, cioè acquistato in provincia a delle cifre anche importanti, magari non in 30 milioni della valutazione finale di Skriniar, ma comunque a delle cifre rilevanti, che però può ulteriormente valorizzarsi e diventare un giocatore importante nell'Inter. Oggi l'Inter sembra non dare priorità al colpo in difesa per questa finestra estiva di mercato 24, almeno in questa fase, ma nel 2025 Acerbi e De Vrij vanno entrambi in scadenza di contratto, quindi almeno un colpo, cioè molti dicono che già oggi un colpo andrebbe fatto. Ecco, al più tardi però l'Inter sicuramente l'anno prossimo almeno un giocatore andrà, lo dovrà prendere in quel reparto lì. E Biol è un profilo che già oggi va tenuto seriamente d'occhio, perché conosce la Serie A, è abituato a giocare da centrale nella difesa 3 e con l'Udinese si possono trovare degli incastri favorevoli per entrambi. Se poi in quest'estate di mercato non arriveranno altre società ad investire subito su di lui, l'Inter secondo me valuterà seriamente di andare a bloccarlo in questa finestra di mercato per anticipare un po' le concorrenti in vista della prossima estate, oppure attenzione ad un fattore che dicevo anche qualche tempo fa, anche al fattore gennaio 2025, perché il mercato di gennaio 2025 sarà un mercato in cui probabilmente si dovranno gettare delle basi anche in vista del mondiale per club, per esempio, e quindi il mercato di gennaio quest'anno può essere un mercato diverso dagli altri anni e magari Viol può essere quella opzione alla Buchanan che è stato preso lo scorso gennaio in vista poi della valorizzazione per la stagione successiva. Se non sarà Viol, occhio ad altre operazioni simili, come per esempio Skurs del Torino, difensore olandese, che l'Inter aveva seguito già prima del suo grave infortunio, ora sta rientrando, è rientrato e magari lo valuterà appunto in campo per come rientra. L'idea però è quella di lavorare su questi profili qua, portandosi in grosso vantaggio già adesso. La terza strada poi è sempre quella più battuta di recente, ovvero quella dei colpi a parametro zero, perché abbiamo imparato ormai da De Vrij a Onana, Thuram, Taremi e Zielinski adesso, l'Inter su questi giocatori di scadenza di contratto si muove tanto tempo prima per arrivare prima e per bloccare questi calciatori. E nel 2025 scadono i contratti di tanti giocatori molto interessanti. Abbiamo già dedicato un contenuto a questo tema. Faccio un piccolo aggiornamento. Diciamo innanzitutto che senza il vantaggio del decreto crescita, che ti permetteva di andare ad attrarre anche grandi nomi, ecco, senza il decreto crescita sarà difficilissimo secondo me poter pensare di andare a prendere grandi profili internazionali come possono essere i Gundogan, Sané, Son, c'è anche De Bruyne in scadenza nel 2025. Ecco, senza il decreto crescita soprattutto diventano ancora più irraggiungibili questi profili molto complicati. Quindi bisogna cambiare anche un po' il target degli obiettivi sui giocatori in scadenza, secondo me. Ci sono comunque delle grandi opportunità anche su profili che devono ancora esplodere e che sono molto interessanti. Per esempio, in difesa ci sono tanti nomi. C'è Jonathan Tah, difensore del Bayer Leverkusen. Jonathan da un paio d'anni che lo segnalo in realtà come consiglio per la difesa dell'Inter. Quest'anno purtroppo, tra virgolette, ha fatto molto bene col Bayer Leverkusen, ora piace anche al Bayern Monaco, però il Bayer Leverkusen sta resistendo, non lo cede e per ora non ha nemmeno rinnovato. Quindi da tenere d'occhio in scadenza 2025. C'è Boskagli del PSV Eindhoven, che però forse ha molto mercato per poter arrivare alla scadenza del contratto, potrebbe essere interessante per coprire la casella di Acerbi e di Vice Bastoni, giocatore di qualità mancino. In Germania l'Inter è stata accostata poi a Danilo Döki dell'Union Berlino o alla Croix del Wolfsburg, mentre in Inghilterra attenzione perché può liberarsi Lindelof, svedese del Manchester United, che Ausilio ha seguito per tanti anni e a ogni sessione di mercato ci viene accostato. Ecco, a 30 anni, a parametro zero tra un anno, potrebbe essere forse il momento giusto a questo punto, verrebbe da dire, non giovanissimo, però ecco, a 30 anni un difensore ha ancora diversi anni di carriera davanti, potrebbe avere un ingaggio sostenibile visto che si svincola e a zero è un'occasione da tenere d'occhio, considerando che poi dallo United l'Inter spesso ha pescato bene. Un altro nome che molti di voi mi fate nei commenti è quello di Oumar Solé del Salisburgo, alto difensore molto promettente, ha avuto vari problemi fisici, magari quest'anno puoi approfittarne per valutare come sta fisicamente e come va nel Salisburgo e poi lo blocchi in ottica 2025. A centrocampo, dicevo, è dura per De Bruyne, immagino, è dura anche per Fofana del Monaco, che come caratteristiche ci manca, secondo me, lì in mezzo a campo, un centrocampista così muscolare, dovrebbe partire quest'anno, quindi difficile per l'Inter adesso andare a fare un investimento così in un reparto già coperto. Per l'anno prossimo magari
Mi avete segnalato Thomas Partey, che all'Atletico Madrid era un giocatore molto centrale, all'Arsenal ha avuto vari problemi fisici, mentre nel Salisburgo secondo me c'è un nome ancor più interessante in ottica anche di valorizzazione. Oltre a il difensore Solé, c'è il compagno di squadra, uno dei talenti forse anche più interessanti di questo europeo secondo me, ovvero Sučić, croato, mancino, di qualità, scuola Red Bull totalmente, ed è un giocatore che può raccogliere l'eredità dei grandi centrocampisti croati un po' a fine ciclo. Quindi da tenere d'occhio. In attacco invece la perla probabilmente come valore, come nome è Jonathan David, il canadese del Lille, che viene accostato a tante società, però per il momento anche lui nessuno lo prende, nessuno affonda il colpo e non rinnova nemmeno il contratto. Non cito Paulo Dybala, perché ormai è diventato un po' il nuovo Lavezzi, sempre accostato all'Inter. Vi segnalo però un suo compagno di squadra, ovvero Stefan El Shaarawy. Qualcuno di voi magari storcerà il naso in questo momento, però per me El Shaarawy è un giocatore estremamente sottovalutato, molto duttile, potrebbe essere tranquillamente il nuovo Darmian a sinistra, chiaramente più offensivo, come caratteristiche, però intendo come jolly da poter utilizzare in vari reparti, come equilibratore. Dalla Roma poi l'Inter molto spesso ha pescato bene anche a parametro zero, quindi perché non tenerlo d'occhio? Io lo terrei d'occhio, è ancora 31 anni credo in questo momento, quindi un paio di anni, di buon livello, un giocatore d'esperienza, ce lo vedrei bene. Oppure andiamo in chiusura, ho tenuto per ultimo un vero e proprio gioiello, molto interessante. Condivido anche la scheda Transfermarkt per chi ci segue, in video, è Rooney Barghi, un esterno offensivo, un'ala soprattutto, di grandissima qualità che però può essere riconvertita anche un po' più vicino alla punta secondo me. Classe 2005 è una storia molto particolare, di nazionalità svedese, siriano, nato però in Kuwait, molto particolare, anche un bel caratterino. Un giocatore classe 2005, non so sinceramente quale sia il suo potenziale massimo, perché è un giocatore, anche non è molto fisico, anzi tutt'altro, 1,73 m dice Transfermarkt, però è uno di quei calciatori davvero divertenti da vedere, davvero belli da avere in squadra secondo me, anche con una bella cazzimma anche in campo, come si dice. È molto, molto intrigante. Qual è il problema? Che si è rotto il legamento del crociato, si è rotto il legamento crociato del ginocchio, gioca nel Copenaghen, ha fatto vedere cose molto interessanti, questa probabilmente poteva essere l'estate del salto di qualità e dell'approdo magari in un campionato anche di fascia alta, però si è rotto il legamento e tornerà a fine 2024, quindi da capire poi dopo il suo rientro che cosa accadrà e se magari nel frattempo rinnoverà il contratto oppure no. Quando ci sono di mezzo queste dinamiche di infortuni gravi è sempre una situazione molto molto particolare, però se si svincola è un giocatore dal grande potenziale tecnico qualitativo, classe 2005 come detto, quindi ha tempo per recuperare e come dicevo sempre andatevi a guardare qualche video magari su YouTube delle skills perché è un giocatore molto molto interessante. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate. Allora, scrivetemelo magari qui sotto nei commenti, così leggo i vostri commenti nella diretta delle 19:30. Vi lascio ricordandovi di fare un salto su passioninter.club per entrare a far parte della nostra grande community dove nomi come quello di Barchi li scopriamo diversi anni prima che arrivino sui grandi nomi del mercato, perché abbiamo la sezione di scouting dove teniamo sempre d'occhio tanti giocatori molto interessanti, quindi www.passioninter.club. Vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare qui.